Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Anna Maria, Di dove sei Anna Maria? Catania, Sicilia, Quante volte sei stato a Medjugorje? dal 85. Wow! Dove e quando hai sentito per la prima volta di Medjugorje? Nella mia città, nel 82, ma non ho creduto a Medjugorje. Anzi, pensavo che era tutta una questione politica, ma nell'84, quando la Madonna ha detto che lei compiva 2000 anni, in me è scattata qualcosa, ho creduto fermamente a Medjugorje e lì avevo il desiderio di venire. Quando sono arrivata, io ho chiesto alla Madonna di poter venire, ma non potevo venire, le mie condizioni economiche non me lo permettevano, e nell'85 qualcuno mi offre un pellegrinaggio a Medjugorje, così io arrivo qui per la prima volta e mi sono sentita abbracciata, ma come se io sarei sempre stata qui. E per me pensavo che era l'ultima volta, ma per diversi motivi mi hanno chiesto di accompagnare dei gruppi per un anno e così sono andata. Dopo un anno, la faccio breve, dopo un anno mi chiede, attraverso la veggente Elena, mi dà un messaggio, mi viene dato un messaggio di iniziare a formare gruppi di preghiera nelle parrocchie. E io ho detto alla Madonna, va bene, però per avere il segno che veniva da lei, doveva essere il sacerdote che mi doveva chiedere. Io da me non facevo niente. Così quando sono arrivata a casa, effettivamente hanno cominciato a chiamare i sacerdoti che volevano che iniziasse dei gruppi di preghiera e lì ho capito che era volontà del Signore. Dopo 2 anni, dopo questa richiesta, sempre da parte della Madonna, mi viene chiesto di organizzare io i pellegrinaggi. Io non avevo nessuna intenzione di organizzare, per me mi bastava accompagnare le persone e avere la possibilità di venire. E io non ho creduto a questa parola. Quindi per un mese sono stata nella lotta, ho detto no, non è possibile, non è così. Questo mi è stato detto attraverso la Veggente Visca. E quando sono arrivata a casa mi dicono mi chiamano, ci puoi portare a Medjugorje? Però devi organizzare tu. No, dico io no, non conosco niente, non conosco nessuno. Queste persone mi chiamano e nuovamente insistono perché io possa venire e io ero arrabbiata perché non avevo un segno concreto e ho detto va bene, se io devo portare le persone mi deve chiamare l'autista, ma io non avevo nessun autista. Chiudo il telefono, squilla il telefono, signora sono l'autista. Ho detto, come mai? No, dice, sa signora, siccome le persone che lei accompagnava non fanno pellegrinaggi, lei vuole fare pellegrinaggi? Io ho detto, ma io non conosco niente, non conosco alberghi, non conosco case, allora non c'erano gli alberghi, c'erano le case. E lui mi ha organizzato tutto, così che io nell'87 ho iniziato il mio cammino, ma con una condizione. Questa me l'ha detto la Madonna, non io, che io non dovevo chiedere a nessuno di venire a Medjugorje. Le persone che dovevano venire con me me le avrebbe mandate lei. Quando io avrei chiesto di venire, quella persona non sarebbe mai venuta perché non era chiamata. E fino ad oggi è stato così. Wow. Quali sono le vostre esperienze a Medjugorje personali? Tantissime. Tantissime. Ve ne dico una, potete non credere. Questa mia fedina d'argento, vedi? È argento, sempre. Allora, è stato quando la Madonna mi ha chiesto di fare i pellegrinaggi e io non sapevo se era. Il giorno prima, padre Slavko aveva detto, che poi è diventato il mio padre spirituale per un po' di tempo, aveva detto, voi pellegrini, non state in ginocchio davanti alla canonica quando appare la Madonna, ma state in ginocchio davanti al Santissimo, perché è Dio che vi dà le grazie. Io vengo da Visca perché è nato un rapporto di amicizia grande con lei, io do questa fedina e io ho detto gliela fai benedire alla Madonna, poi torno indietro e gli dico
glielo dai un abbraccio alla Madonna da parte mia? Va bene, lei mi dice. Torno in chiesa, finita la funzione, vengo a prendermi la... Durante l'apparizione io ascolto quello che ha detto padre Slavko, rimango in chiesa, non vado davanti alla canonica, mi metto in ginocchio davanti al tabernacolo. A un certo punto ero con gli occhi chiusi e sento un rumore e capisco che l'apparizione è finita, perché allora era permesso solo ai sacerdoti di entrare nella canonica. E vedo che un sacerdote che non avevo mai visto mi guarda. Allora, io un attimo prima avevo avuto una mia immaginazione, avevo visto la Madonna, adesso vi faccio vedere come l'avevo vista, con le mani così, che mi faceva così. Però io pensavo che era una mia immaginazione. Questo sacerdote viene, che non mi conosce né io conosco lui, si mette le mani in questo modo e mi ha detto la Madonna, i primi occhi che ti fisseranno devi dare questo abbraccio e questa benedizione. E mi benedice come io l'avevo vista. Metto a piangere, insieme a me anche l'amica mia che era con me, che era un medico, perché a lei raccontavo tutto. La sera vengo a prendermi l'anello da Visca. La prima cosa che lei mi dice: hai avuto l'abbraccio della Madonna? Wow, hai ricevuto guarigione a Medjugorje? Sì, tantissimi, dei miei pellegrini, tantissimi. Uno nell'87, uno dei miei primi pellegrinaggi, una donna che aveva la scite e il medico aveva proibito di salire ai pullman. Lei ha voluto fare il Križevac, non il pullman, il Križevac. Alla terza, lei aveva la pancia gonfia, aveva una gonna a portafoglio che lei la allargava, e alla terza stazione, dove io pregavo per gli ammalati, la pancia si appiattisce, la gonna gli cade, completamente guarita. Quando torna non aveva più niente. Ma di queste guarigioni alla Croce Blu e al Križevac ne ho avute tantissime, tante. E cosa vorreste dire alle persone che non conoscono Medjugorje, perché dovrebbero venire qui? Devono venire dalla mamma, che la Madonna li aspetta, la Madonna ha bisogno di noi. Senza di noi lei non può fare niente. La Madonna ha detto: voi siete la salvezza dell'umanità. I gruppi di preghiera, la Madonna ha detto: io chiamo pochi per salvare tutti. E in questi pochi ci siete voi oggi e quelli che verranno a Medjugorje. Quindi chi sente l'invito di venire a Medjugorje e di non opporre resistenza, di venire, e poi scoprirà cosa la Madonna vuole da loro. E che vorreste dire dell'orazione del rosario? È poderoso? Meraviglioso. I 3 rosari abbiamo sperimentato come, se siete costanti con fede, i casi più impossibili. Avevo una situazione familiare disperata, il figlio al suicidio, il marito psicologicamente partito. Questa donna mi chiama da Verona, quindi molto distante, e ho detto: prega i 3 rosari, senza che smetti, ogni giorno chieda alla Madonna di salvare la tua famiglia, ma devi mettere i 3 rosari al primo posto. Dopo un mese lei mi chiama: figlio guarito, marito guarito. 3 rosari al giorno. La Madonna non dice fesserie. Grazie per questa bellissima intervista. Grazie.